Ciao a tutti, io sono Guido Borghesani, sono amico della Chloe e oggi vediamo un attimino insieme di capire come si salda, qual è il modo migliore per saldare a stagno. Ci vuole innanzitutto un buon saldatore, che non diremo la marca. Questo è il colore classico di un saldatore buono. Per saldare bene dobbiamo avere la punta pulita, sempre la punta pulita. Come si pulisce la punta del saldatore? Nella spugnetta imbevuta d'acqua. La spugnetta non deve essere quasi asciutta perché tende a bruciarsi nel momento in cui andiamo a pulire la punta. Si prende lo stagno, ecco qua, come vediamo lo stagno entra sulla punta e fa una goccia. Questa goccia la andremo a pulire in tutti e due i versi. Facciamo questa operazione un paio di volte se abbiamo appena acceso il saldatore. Adesso saldiamo questo filo sul potenziometro. Cominciamo con lo spellare il cavo. Siccome non sappiamo se questo cavo è stato esposto per un lungo periodo all'umidità, ne tagliamo un pezzettino, ne togliamo un pezzo, perché magari la prima parte di rame si è ossidata. Dopodiché ne andiamo a tagliare 1,5 cm circa. In che modo? Da questa parte della lama, questa parte è liscia come potete vedere, mentre l'altra parte è fatta a V, andremo a spellare il cavo in questo senso. Una piccola pressione, ruoteremo il cavo di 90 gradi, stessa cosa, dopodiché andremo a spellare. Ecco qua. Adesso dovremo twistare, quindi girare questi fili tra di loro per evitare che si allarghino durante la saldatura. Un buon trucco, se è possibile, è quello di fermare il rame e girare la parte di copertura. Ecco qua il cavo. Lo andremo a tagliare un pochino. Adesso andremo a bagnare con un pochino di stagno la parte di rame che abbiamo scoperto. Come facciamo? Andremo a interporre lo stagno, il tubettino di stagno tra la punta e il rame da saldare in questo modo qui. Andremo adesso a saldare questo filo sullo chassis di questo potenziometro. Prendiamo il nostro stagno, puliamo sempre la punta. Ecco qua. Dobbiamo far sì che lo chassis metallico del potenziometro arrivi a temperatura. In che modo? Questa goccia di stagno andrà ad aumentare la superficie di contatto tra la punta che è calda e lo chassis del potenziometro. Ecco qua. Inseriamo un altro po' di stagno. Vediamo che la goccia piano piano si attaccherà. Levo il saldatore e la goccia si asciugherà. Andiamo a ripulire come al solito la nostra punta e ribagnarla. Prendiamo il nostro cavo, lo appoggiamo sulla chiazza di stagno precedentemente fatta, spingiamo un pochino con la punta. Questa operazione è un pochino delicata, dobbiamo stare fermi per quanto possibile. Ecco qua, saldatura pronta. Adesso possiamo anche tirare. La saldatura è fatta bene. Allora, abbiamo visto cosa bisogna fare con una buona saldatura, vediamo quello che sarebbe da evitare di fare. Allora, tanto per cominciare, ridurre la punta a un pezzettino di metallo nero, la punta non salderà più. Evitiamo di usare una punta troppo piccola o un saldatore con una temperatura troppo bassa per uno chassis grosso. La saldatura non avverrà perché se la temperatura non è adatta lo chassis di metallo non si scalderà, quindi non scioglierà lo stagno. Come abbiamo detto prima, prendiamo il buon vizio di pulire in continuazione la punta, averla sempre pulita. Un altro buon consiglio è quello di acquistare non risparmiamo sullo stagno. Purtroppo e per fortuna il vecchio stagno al piombo non esiste più, non è più in produzione, ma esiste quello verde, che ci fa tanto bene ai polmoni, però è un pochino più difficile da saldare. Dobbiamo utilizzare dei saldatori che raggiungono delle temperature più elevate, però grazie. Altra cosa importante, evitiamo di saldare, di fare la saldatura in una posizione scomoda, perché tremeremo con la punta del saldatore. Lo stagno nel momento in cui si rapprende, nel momento in cui diventa solido, se viene mosso si creano delle microcrepe che a lungo andare andranno a creare degli ossidi, quindi rovinare la saldatura.
Vediamo ora all'atto pratico delle saldature da fare. Un incidente che succede spesso, la chitarra non suona più perché andiamo a smontare il jack e vediamo che uno dei due fili è staccato. Ecco qua la nostra chitarra che ha qualche problema. Andiamo a tirare fuori il jack e vediamo che uno dei due fili è staccato. Eccolo qua, ecco il nostro problema. Cosa dobbiamo fare? Intanto, come abbiamo precedentemente detto, tagliamo il pezzo malato. Via. Andiamo a spellare il pezzo di cavo che ci serve. Andiamo a pistare. Puliamo sempre la nostra punta. Facciamo scorrere la goccia verso l'esterno. Ecco qua. Andiamo a togliere la punta, 2-3 mm. Dopodiché andiamo a pulire la parte del jack, eccola qui, dove dobbiamo saldare il cavo. In che modo? Puliamo sempre la nostra punta, mettiamo un pochino di stagno. Questa operazione è importante perché la goccetta di stagno che sta sopra la punta ci aiuta ad aumentare la superficie di contatto, come abbiamo detto prima. Quindi bagniamo la punta, andiamo quasi a risaldare il punto, eccolo qua, vedete come diventa lucida la parte di metallo. Andiamo di nuovo a pulire, usiamo questo strumento non succhia stagno, serve a togliere la parte di stagno in eccesso. Perché dobbiamo fare questo? Perché dobbiamo liberare il foro che sta su questa linguetta. In che modo? Togliamo sempre la nostra punta, la imbeviamo. Nel momento in cui lo stagno diventa liquido andiamo a succhiare. Ecco qua il punto dove c'era il foro all'interno della linguetta. Andremo ad inserire il cavo dentro al foro fino a metà strada. Dopodiché lo andremo a piegare in due. In questo modo qua, in modo da fare un cappio intorno al foro. Adesso puliamo sempre la nostra punta, la imbeviamo. Questa operazione è un pochino delicata, dobbiamo cercare di stare fermi il più possibile, cioè evitare di muovere il filo mentre lo stagno sta diventando solido. Quindi imbeviamo la nostra punta, mettiamo lo stagno dentro, stando fermi, aspettiamo qualche secondo e lasciamo. Ecco qua, qualche secondo. Vediamo che ad un certo punto la saldatura, da lucidissima che è, diventa leggermente opaca. Quello è il momento giusto per fermarci. Facciamo sempre la nostra prova. Perfetto. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima pillola e... Occhio alle dita.